ero distrutto, mi sentivo giù e avevo l'impulso a buttarmi ancora più giù. Quella strada mi stava autodistruggendo. Abusavo del telefono, dell'alcol e mi svegliavo solo più annebbiato. Così mi sono chiesto in cosa posso focalizzare le mie energie per andare verso una direzione positiva, non negativa. Questo è il senso della regeneration. Quando lasciamo il fondo, tentare di aggrapparci alla prossima pietra per scalare la montagna, imparando a goderci il panorama ogni istante. E nei miei viaggi ho provato diverse cose, forse vi racconterò in altri video, ma oggi voglio raccontarvi dalla mia esperienza e dalla prospettiva di altri veterani il Vipassana, un ritiro di 10 giorni di completo silenzio in cui rafforzare la connessione con il proprio spirito e la propria emotività. Andiamo a vederla. Il Vipassana è una delle tecniche di meditazione più antiche dell'India, creata dal Buddha 2500 anni fa. Lui scoprì che possiamo allenare la mente a star bene anche quando le cose vanno male. Io ho avuto la possibilità di farlo in India, ma i centri si trovano in tutto il mondo. Ma cosa succede veramente in un centro Vipassana? Beh, la giornata tipo è così. Arrivi, consegni il telefono e accetti la sfida del silenzio assoluto. Niente parole, niente sguardi. D'ora in poi solo tu e la tua mente. Per 10 giorni ti svegli alle 4 del mattino e passi ore seduto come una statua, a meditare e imparare a stare nel respiro, tra sensazioni piacevoli e spiacevoli. Ci sono pause per la colazione, il pranzo e una merenda, e anche molti momenti in cui puoi passeggiare in giardino per osservare i meravigliosi dettagli della natura. Qui ho capito che se non stai bene con il tuo corpo, non puoi aiutare nessuno. Saresti solo il primo ad affogare. Il Vipassana è esattamente questo: smettere di scappare dal dolore per iniziare a scioglierlo, un respiro alla volta. Ma non ascolterete solo la mia versione. Per capire cosa significa davvero vivere così, parleremo con chi è un veterano di questa pratica. Lei è Dora. Nessuno meglio di lei può raccontarci cosa succede quando smetti di scappare e inizi finalmente a restare. Da quanti anni pratichi Vipassana? Il mio primo corso è stato nel 2003. Wow. Sì, ed ero troppo giovane, non sapevo nulla di questo corso. Ci sono andata come una tabula rasa, una tela bianca. Ti confronti con tante emozioni, con i tuoi ricordi e con molte altre cose e impari ad affrontarle, e mentre le affronti te ne liberi. Sei nata qui, sei cresciuta qui a Bombay? Sì. E poi sei andata in Germania e sei cresciuta anche lì? Sì, mi sono costruita una vita in Germania. Conosci le sfide che ci sono da quella parte del mondo? Secondo te, in che modo il Vipassana può aiutare una persona che vive un tipo di vita diverso? In India, come avrai osservato, hai sempre qualche punto di riferimento. Hai sempre qualcosa a cui appoggiarti o a cui chiedere aiuto, giusto? Ma nei paesi occidentali non è così. Quando sei da sola con te stessa e quando hai il punto di riferimento di questo tipo di pratica, che è una forma di pratica molto nobile e molto pura, allora ti dà sempre un appoggio, ti dà la forza e la lucidità per condurre la tua vita in modo indipendente, senza appoggiarti a qualcun altro. Quindi ti dà davvero molta forza. E quando impari questo strumento, tipo... Coraggio, sì. Come lo usi nella vita di tutti i giorni? Nella vita quotidiana smetti di reagire. Se sei sul posto di lavoro e interagisci continuamente, interagisci, e a volte sei molto felice con le persone, a volte non sei così felice con le persone. E in tutto questo, mentre crei quelle emozioni, stai creando karma. Ma con questa pratica rimani equanime. Quindi non crei né karma buono né karma cattivo reagendo alla situazione o alle persone. Ed è così che rimani equanime. Rimani calma. E quindi questo si riflette nel tuo lavoro, si riflette nel tuo comportamento come essere umano. Quando interagisci con la società, quando interagisci sul posto di lavoro, quando interagisci con la tua famiglia, si vede. Ti relazioni con le persone in modo diverso rispetto alle persone comuni, ed è vero. Abbiamo capito che abbiamo bisogno di diventare indipendenti emotivamente, che quell'energia può nascere in noi, di non dover fuggire dai pensieri, che c'è una strada per diventare padrone del nostro corpo,
Vediamo adesso con l'intervista fantastica che ho avuto con chi il Vipassana lo mastica ogni giorno e che è stato durante il corso la persona che ha risposto a tutte le nostre domande e i dubbi per quei 10 minuti che ci erano concessi ogni giorno. Questa persona è Mr. Hari e cerchiamo di capire con lui di cosa abbiamo davvero bisogno per crescere interiormente e di cosa è successo anche a lui nella sua storia per farlo diventare l'uomo che è oggi e per permettergli di avere questa energia così bella. Vediamolo. È quello che dice Guengaci, che è facile combattere contro migliaia di persone. Un uomo può combattere contro migliaia di guerrieri e può anche vincere, ma è molto difficile combattere contro la nostra mente. Quindi è questo che succede quando proviamo dolore, tensione, depressione. Da dove viene tutto questo? Viene da dentro di noi, non viene dall'esterno, perché stiamo semplicemente meditando e tutte queste cose emergono, quindi significa che vengono da dentro, quindi dobbiamo affrontarle. Perciò abbiamo bisogno di molto coraggio ed è proprio questo che vogliamo in questa meditazione. Uscire da tutta la sofferenza, imparare come affrontarla, come sopportarla, come combatterla e alla fine la nostra mente vince. Amiamo la vita e possiamo vivere così felici. Perché il risultato di tutte queste lotte è diventare padroni del proprio corpo, padroni della propria vita. Diventi responsabile della tua felicità, del tuo ottimismo, del vivere la vita che meriti di vivere. Ma prima devi imparare, non ci sono posti al mondo come questo, forse solo pochi altri, dove puoi imparare chi sei e come nutrire la tua positività attraverso il dolore, perché non possiamo evitare il dolore. Sì. Ma almeno possiamo affrontarlo e cambiarlo qui. Sì. Impariamo come cambiarlo. Non è solo qualcosa che aspettiamo o in cui speriamo, diventiamo responsabili, consapevoli e capaci di affrontarlo. E sono curioso di una cosa. Sì, in realtà anch'io sono una persona normale che vive nel mondo, a cui piace godersi la vita, vivere una vita felice e così via. Ho iniziato la mia carriera e sono un marinaio. Viaggiavo in tutto il mondo e mi sembrava di vivere una bella vita. Guadagnavo bene, viaggiavo in posti diversi, ho visto paesi diversi e pensavo di essere molto felice, ma a un certo punto ho sentito no, mi mancava qualcosa. Non ero soddisfatto né appagato e abbastanza spesso mi annoiavo, mi sentivo depresso, anche stressato e cercavo una soluzione. Quindi ho provato molte cose. Non riuscivo a trovare me stesso e sentivo un disagio. Perché manca qualcosa? Dove posso trovarlo? Perché le persone, a volte è filosofia, a volte sono credenze cieche. Quindi non mi convinceva. Si ricorda il momento o l'evento che è stato il suo momento più buio, quando ha sentito davvero che non c'era altra possibilità se non cambiare? Sì, lavoravo con i miei superiori e c'era troppo stress perché erano abituati a darci ordini e pensavo: perché queste persone si comportano in questo modo così brutto, con queste brutte maniere? Perché urlano così tanto? Io sono molto calmo e ho un carattere piuttosto tranquillo. Quindi poi ho capito che c'è un problema con la mente. Va bene, ho un problema con la mia mente. Anche loro hanno qualche problema, quindi come posso dire loro di cambiare? Così cercavo una soluzione. Va bene, vediamo prima, cambiamo prima me stesso. Se capisco me stesso, posso capire gli altri. Così, quando sono arrivato al Vipassana, ho capito che tutto è un gioco della mente. Dopo aver capito il gioco della mente, ho compreso. Allora ho capito cosa succede agli altri, così ho provato compassione. Oh, non sanno cosa stanno facendo. Quindi il Vipassana mi dà un altro punto di vista per vedere come stanno le cose. Sì. Cosa è cambiato dal momento in cui era uno studente a quando ha iniziato ad aiutare gli altri? È solo una cosa, quando inizi a praticare Vipassana, le impurità della mente se ne vanno. Come rabbia, odio, cattiva volontà e il desiderio di restare attaccati a ogni cosa. Quando pratichi Vipassana lasci andare ogni cosa. Una volta che lo fai arrivano amore, compassione e io ho ricevuto tanti benefici da questa pratica. Quindi come posso aiutare gli altri? Come posso aiutarli ad affrontare i loro problemi? Quindi questo è uno dei modi migliori. Ero così affascinato perché ne ho ricevuto tanti benefici e sto vivendo la vita felicemente. Quindi voglio rendere felice anche la vita degli altri. Questa è la cosa migliore che posso fare. Così ho iniziato a servire. Sì, fantastico. I primi 4 giorni Goenka ci ha insegnato la respirazione Anapana, che si tratta di focalizzarsi sulla sensazione del respiro che esce e entra dalle narici. Molto semplice. Dopo i primi 10 secondi, neanche un minuto, la mia mente ha iniziato a viaggiare verso il futuro, l'immaginazione, le paure, le ansie e una mente agitata. E per quello la pratica serve a calmarla, a controllarla, renderla veramente una compagna che ci ascolta invece che
dettare leggi dentro il nostro corpo. Quindi quei 10 secondi mi hanno dato una grande rivelazione che facevo schifo a meditare. Dopo un po' di giorni ho iniziato a sentire dei dolori al corpo dovuti alla posizione, gambe incrociate, seduto per 8 ore al giorno, che mi stavano devastando. Sono andato a chiedere aiuto. Sapete che mi hanno risposto? Questa è un'ottima meditazione. Il dolore che provi è il dolore che devi imparare a gestire. Se lo impari a gestire durante la meditazione, nella vita non ci sarà niente che potrà scuoterti. E quando ti scuoteranno sarai in grado di calmarti e tornare al centro, senza l'uso di niente esterno. Quindi sfrutta quel dolore, staci, siediti, osservalo e impara a vederlo passare. Ho impressa in me adesso la motivazione per affrontare il dolore, perché ci sono stato seduto per 10 giorni, 8 ore al giorno, non perché l'ho letto in un libro. Ed è per questo che è una meditazione potentissima che vi consiglio. Ma andiamo avanti. Ho visto che ci sono anche molti imprenditori e persone che sono abituate a correre per tutta la vita. Anche a noi hanno detto di correre e crescere, diventare persone migliori, aumentare le nostre capacità, non fermarti mai, e il nostro lavoro diventa come una prigione e li ammiriamo fin da giovani e pensiamo che quella sia la felicità, quello sia il successo, ma poi vengono qui e te lo dicono. Cosa ti dicono? Che non sono felici? E noi diciamo, perché? Lei cosa ne pensa? Sì, è tutto condizionato fin dall'infanzia, come se dovessimo vivere in questo modo. Dobbiamo trovare un lavoro, dobbiamo sposarci e questa è la felicità e basta. Quindi quando raggiungiamo tutti gli obiettivi, solo allora ci rendiamo conto, no, c'è qualcos'altro. Tutti sono su quel binario, così quando realizzano tutti i loro sogni, allora capiscono che no, non l'abbiamo raggiunto. Seguono i sogni degli altri? Sì. È questo il punto. Sì. Anch'io mi sono sentito così molte volte, come sto facendo questo perché sì, devo farlo, non perché voglio, ma perché devo farlo. E la gente mi vedrà come una persona di successo, ma questo mi fa sentire davvero una persona di successo. In che modo ha cambiato per lei il significato del successo? Sì, per me se fallisco sono comunque molto felice. Questo significa successo. Stai imparando attraverso il fallimento? Sì. Sei già diverso dal 90% delle persone che hanno paura di imparare, paura di fallire. Sì. Ma oggi sì, il successo è materiale e ora sappiamo attraverso la scoperta di noi stessi e la meditazione che non è solo il oh mio Dio. E spero che le persone lo scoprano presto nella loro vita e inizino a lavorare su se stesse per scoprire chi sono prima di iniziare a massacrarsi per crescere, trovare la propria strada. Ha un ultimo messaggio per le giovani generazioni che hanno bisogno di coraggio? Sì, esattamente, perché le giovani generazioni oggi sono così assorbite dalle tecnologie digitali, perché hanno telefoni cellulari, hanno molti dispositivi e la loro mentalità diventa molto distratta. Così già da giovani hanno molti problemi psicosomatici, insonnia, e poi hanno tante paure. Quindi per uscire da tutte queste cose il Vipassana è molto importante per loro. Se conosci te stesso puoi vincere tutto. Devi trovare te stesso, questa è la priorità assoluta, e c'è una tecnica per esplorare te stesso, quindi devono praticare. Come ho detto, la meditazione Anapana, possono iniziare ogni giorno con la meditazione Anapana e poi ci sono centri che organizzano corsi di un giorno e ci sono anche corsi di 7 giorni per adolescenti, quindi possono partecipare al corso per adolescenti. È un'ottima idea. Immergetevi a fondo nella pratica, iniziate a conoscere voi stessi, concedetevi di provare qualcosa di molto potente per voi, per la vostra anima, per la vostra mente, per la vostra vita. E grazie a queste persone che aiutano gli altri con il cuore aperto ci è permesso farlo. Quindi apprezzate, provate, siate grati e non fermatevi mai. Venite con determinazione perché questa sarà la sfida più difficile che affronterete nella vostra vita. Fidatevi di me, fisicamente, mentalmente. E per fortuna abbiamo persone come questa che ci aiutano ad andare avanti. Grazie, quindi dammi un abbraccio. Non esci da questa esperienza come una persona perfetta, ma ne esci responsabile delle tue reazioni, ne esci padrone del tuo corpo. Finalmente puoi avere un dialogo interiore che ti permette di essere libero. La vera domanda che dovremmo porci oggi non è come evitare il dolore, ma è come non diventare schiavi delle nostre reazioni, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. E accettate di essere come il carbone sotto pressione, perché è l'unico modo per diventare diamanti.
e sentire cosa ha da dire il mio amico che ha appena concluso il corso insieme a me. Questo corso è stata la prima volta anche per te, giusto? Sì, era la mia prima volta con il Vipassana. È stato più difficile di quanto ti aspettassi? Ovviamente, l'ho trovato molto duro, ma ho resistito. Guruji ha detto che dobbiamo lottare. Solo allora ne usciremo vittoriosi. Proprio come il carbone, dopo aver subito tanta pressione, diventa un diamante. Allo stesso modo sono arrivato qui al Vipassana come carbone e Guruji mi ha insegnato la tecnica. Ora devo applicare quella pressione attraverso la pratica e così nel corso degli anni diventerò un diamante. Quello che voglio dirvi, questi strumenti che ora sto esplorando e sto mappando sono ciò che ci serve per diventare indipendenti. Sarà sempre un agire in funzione degli algoritmi che ci nutrano con paura, invidia, individualismo. E se stiamo troppo tempo a contatto con quei contenuti, diventiamo quei contenuti. È molto difficile avere una mente sana consumando quella sporcizia. Perciò 10 giorni di Vipassana vi daranno una lucidità pazzesca e vi permetteranno anche di avere del tempo in cui processare le informazioni che scegliete. Luoghi come il Vipassana che ti permettano di stare senza il contatto con la sovrainformazione che abbiamo ogni giorno, wow, sono una benedizione. Per le nuove generazioni è veramente più difficile nascere con tutto a portata di mano, con l'AI che sembra l'oracolo, quindi fate attenzione a non usarla troppo, ad usarla bene per imparare il processo e dire la soluzione, perché questo approccio è dovuto al fatto che abbiamo urgenza, fretta di sapere e alla fine quello che otteniamo è solo un consumare. Non ci rimane niente impresso in mente. Per sapere davvero dobbiamo approcciare lo strumento in maniera diversa e prenderci del tempo, più calma. Voglio proporvi una sfida un po' diversa dal solito. Anziché sedervi e provare a meditare senza riuscirci e arrabbiarvi con voi stessi, provate invece a rompere quella barriera di giudizio e di paura che c'è nel parlare della meditazione come modo ribelle e coraggioso di vivere la vita. L'anno prossimo sicuramente parteciperò a un nuovo ritiro, vi lascio il link in descrizione. Se poi condividendo le date volete unirvi a me, siete più che benvenuti. Quindi questo è un invito, sia a rompere la barriera della paura di parlare della meditazione, sia allo sperimentarla, presto o in futuro, magari insieme. Grazie per essere stati fin qui, per avermi ascoltato. Spero che questo video vi sia piaciuto e se volete supportare questa ricerca che sto facendo con tutto me stesso, iscrivetevi al canale. Voglio condividere con voi tutto quello che scopro e le persone meravigliose che incontro nel percorso e possano darci una mano. Felice di avervi raccontato questa storia e spero davvero che vi abbia toccato. Al prossimo video.